Ciao a tutti ragazzi, sono Rerante Italia e oggi vi porto su richiesta di GOT Community Italia nel mondo del collezionismo e oggi andiamo a vedere l'espansione della LDD. La prima espansione uscita nel mondo occidentale in Yu-Gi-Oh! Rilasciata dalla Upper Deck l'8 marzo del 2002 e contemporaneamente nel Nord America, in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna e ovviamente Italia. È un'espansione già penalizzata in partenza perché conta solamente 103 carte delle 126 che viene rilasciata in Nord America e che verranno poi restituite nell'espansione SDM, come andremo a vedere più avanti, ovvero Sovrano della Magia. Veniamo penalizzati anche per il fatto che non c'è la carta Spadaccino di Fuoco super rara, mentre la troveremo comune poi in Magic Ruler. Abbiamo solamente 15 carte rare delle 22 rilasciate e 67 carte comuni delle 82 che si riservano di tenere nella LOB americana. Partiamo subito nel vedere l'espansione completa. Facciamo un po' il salto nel passato, quindi dobbiamo anche cambiare mentalità di gioco che era ancora agli arbori, quindi carte indirizzate soprattutto a dei duelli for fun con delle introduzioni di meccaniche molto semplici, con mostri molto deboli. Qualche mostro fusione che vediamo più avanti e nessun'altra carta specifica. Ovviamente, essendo il primo set, siamo incentivati a riconoscere tutti i mostri protagonisti delle prime puntate dell'anime, tra cui Drago Bianco, Mago Nero, Gaia, Guardiano Celtico. Più avanti vediamo Drago Nero, Exodia e la carta mostro resuscitato. Caratteristica da evidenziare: Drago Tricorno, la prima carta secret del set, la prima carta secret in assoluto, che vanta dei valori di attacco e di difesa un po' particolari, tra cui 2850 e 2350 di difesa. Come detto, sono mostri molto deboli per meccaniche di gioco molto semplici. Vediamo già nell'LDD qualche mostro fusione, questo per introdurre anche un attimo la meccanica per l'evocazione del mostro fusione, quando invece per i mostri rituali dobbiamo aspettare l'espansione successiva. Vengono già evidenziate l'importanza del fattore tributo, perché già Mago delle Acque vanta un 2000 di difesa avendo solamente 4 stelle, per esempio. Poi vedremo anche altri mostri che senza necessità di tributo sono riconosciuti tra i più forti, perché appunto riusciamo a raggiungere già nella prima espansione dei valori di attacco e di difesa così alti. Upper Deck introduce anche nella LOB, nella LDD, la rarità delle short print, che sono delle comuni che hanno un pool di una bustina ogni 30, il che le rende veramente difficili da trovare. È una rarità che viene poi sospesa in Antico Santuario per poi riprendere con Phantom of Darkness nell'era successiva. Ovviamente nella LDD troviamo come short print tutte quelle carte che attribuiscono degli incrementi di valori di attacco e di difesa per tutti i mostri. Quindi da spada leggendaria al libro delle arti escluse, le carte magie equipaggiamento. Ovviamente poi troviamo anche delle carte magie terreno che fanno intendere al giocatore la convenienza di costruirsi un mazzo con la stessa tipologia di mostro, cosa che verrà poi continuata più avanti con i vari archetipi. Bello anche vedere che comunque la rarità maggiore viene attribuita a quelle carte che comunque hanno una potenza maggiore, diciamo, durante un duello, come i mostri più potenti. Anche le carte magie e le carte trappola viene riservata questa esclusività, diciamo. Altri valori importanti li troviamo in Elfo Mistico, Spirito dell'Arpa e Soldato di Pietra, che nonostante abbiano 3 o 4 stelle tali che non richiedano tributi, hanno comunque dei valori di difesa pari a 2000. Mieti Carte è la prima carta mostro con effetto del tutto il set, ma è anche la prima carta mostro con effetto scoperta. La politica di Konami, che preferisce attribuire dei bassi valori di attacco e di difesa nei mostri con effetto, proprio perché appunto questi hanno quel qualcosa in più, qui non lo troviamo, perché abbiamo appunto dei valori assurdi come 1380 e 1930,
che richiede un tributo. Questa carta fa un attimo l'eccezionalità della cosa, perché poi la stragrande maggioranza dei mostri con effetto hanno dei valori di attacco e di difesa pressoché inesistenti. Altre carte short print, come detto prima, vanno da energia oscura a luna mistica, proprio perché incrementano i valori di attacco e di difesa dei mostri. Queste due carte, alza calore corporeo e vento inseguitore, sono le due uniche carte super short print di cui non abbiamo ancora un riscontro sui dati statistici di pool durante lo sboosting, però sono le due uniche super short print che fanno parte dell'intero set. Come detto prima, Konami preferisce limare valori di attacco e di difesa dei mostri con effetto come Ninja Armato, Insetto Mangiauomini, due dei soli 4 mostri con effetto presenti in questo set, proprio perché questi sono già dotati del loro potere speciale. Come detto prima, non troviamo mostri rilevanti se non i più iconici, i più quotati anche all'interno della serie del cartone animato, tra cui ovviamente non poteva mancare anche Exodia del Proibito e Gaia il Dragone. LDD non è la mia espansione preferita, devo essere sincero, perché è un'espansione unicamente portata ad approcciare il giocatore di Yugi, è portata ad introdurre questo nuovo gioco, quindi sono ancora meccaniche di gioco molto semplici, sono ancora mostri molto semplici, dalle regole elementari, diciamo. Ovviamente se andiamo a prendere singolarmente Drago Bianco, Q Blu, Mago Nero non si può dire nulla, però nel complesso devo dire che non è il mio set preferito. E questo è solo il primo dei video che abbiamo intenzione di produrre insieme a GOT Community Italia, quindi magari nel prossimo andiamo già ad affrontare un'espansione molto più corposa come Predoni Metallici, un'espansione da 143 carte che già introduce molta più sostanza. Io sono Rare Hunter Italia, vi lascio il link della mia pagina Instagram e ringrazio Community Italia per lo spazio e ci vediamo alla prossima.